Gianluca, ma la pasta fresca dove nasce? Come viene fatta? È facile da realizzare? Se anche tu ti stai facendo queste domande, questo video fa per te. Ciao e bentornato su Segreti da Chef. Io sono Gianluca, Executive Chef e tuo personale aiuto per realizzare piatti speciali. La pasta fresca fatta in casa è un primo piatto tipico della tradizione culinaria italiana. Si tratta infatti di una ricetta che, nonostante sia di antichissime origini, continua a essere attuale grazie alla diffusione capillare della quale ha goduto nel nostro paese. Sarà la versatilità della forma che può assumere, oppure la relativa economicità della materia prima a renderla unica? Le origini della pasta fresca sono a dir poco curiose. Infatti la ricetta si è sviluppata parallelamente e senza influenze reciproche sia in Europa che in Medio Oriente. Del resto questa preparazione era nota fin dai tempi degli antichi greci, soprattutto nella zona dell'allora Magna Grecia, che includeva anche il sud Italia. Il vero passo in avanti nella preparazione della pasta avvenne nel Medioevo, quando il metodo di cottura della bollitura sostituì quello che fino ad allora era stato il più utilizzato, ossia l'utilizzo del forno. Contemporaneamente in Italia cominciarono a svilupparsi numerose tradizioni locali che si differenziavano le une dalle altre per formato e dimensione. Se questo contenuto lo ritieni utile, ti invito a condividerlo con i tuoi amici e a mettere il like, per te gratuito ma per me di grande stimolo. Sarei proprio felice, sempre che non lo hai già fatto, se ti iscrivessi al mio canale. Potrai farlo qua sotto attivando anche la campanellina, così da non perderti i video che andrò a pubblicare ogni settimana. E se poi hai delle domande o dei suggerimenti, scrivimelo nei commenti qui sotto o direttamente nella community. Ti consiglio anche di iscriverti alla mia pagina Instagram, Argento Chef, per seguire i miei spostamenti. Oggi in questo video andiamo a realizzare gli strozzapreti marchigiani, che sono della famiglia di diversi tipi di paste regionali. In Romagna, come nelle Marche, si chiamano strozzapreti, sono cordoni ritorti ottenuti a mano da un impasto di acqua e farina. Nelle campagne Faenza e Lugo sono diffusi gli strozzapreti col nodo, ottenuti annodando ciascun spezzone di pasta dopo averlo attorcigliato su se stesso. In Umbria li chiamano strangozzi, molto simili ai precedenti ma a sezione quadrata. Nel Lazio sono spaghettoni, che però nella zona di Viterbo li definiscono con il nome di stratto e vengono conditi con il tartufo. Infine, all'Aquila si chiamano strangolapreti e sono dei grossi cordoni di pasta di grano duro lunghi circa 20 cm. Il nome strozzapreti deriva dal fatto che questo tipo di pasta, data la sua forma, non sempre è agevole da consumare e allude malignamente alla proverbiale golosità dei preti. Per realizzare 6 porzioni di quelli marchigiani ti occorrerà 700 g di farina 00, un uovo e circa 300 ml di acqua. In totale servono 350 g di liquido, quindi dipende da quanto pesa l'uovo. Fare l'impasto aiutandoti con l'impastatrice con l'attrezzo a gancio. Mescola bene tutti gli ingredienti, rendilo più liscio possibile, finendolo a mano e lascia riposare coperto dal bicchiere dell'impastatrice stesso. La sfoglia deve essere stesa rigorosamente con il mattarello a circa 3-4 mm, quindi abbastanza spessa. Poi va tagliata a strisce di circa 1,5 cm di larghezza, a differenza della versione romagnola che a loro volta le strisce vengono poi nuovamente tagliate a 5 cm. Prendi una striscia alla volta per un capo dei palmi della mano e inizia ad arrotolarla sfregando con una leggera pressione e facendola scivolare man mano nella tavola. Riprendi la striscia rotolata e spezzala nella lunghezza della mano. Spolvera con la farina di grano duro e muovila per evitare che gli strozzapreti si attacchino tra di loro. Metti in un vassoio e cuocili immediatamente in abbondante acqua salata. Lo so, le prime volte non saranno perfette, ma con un po' di pratica ed esperienza, poco dopo, oltre che buoni, saranno anche belli alla vista. Fammi sapere nei commenti qui sotto se li hai realizzati e come ti sono venuti. In uno dei prossimi video ti farò la ricetta che è quello che secondo me è il sugo che si addice di più, quindi ti consiglio di non perdertelo. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!